Oggi sono qui per vedere un'icona italiana, un'icona su due ruote. E lui è Nicola, un amico da sempre nonché compagno di classe dalle medie. Ma soprattutto è lui che mi vuole vendere questo sogno a due ruote che sarà il mio prossimo progetto. Andiamo a vederla? Andiamo a vedere. Sì, è una Vespa 125 ET3 del 1978. Nicola è stato l'unico proprietario e aveva iniziato a smontarla nel 2016 per rimetterla in strada, ma poi ha abbandonato l'idea. E quindi ho pensato di acquistarla io per questa nuova missione restauro. Chi segue il mio canale sa quanto mi piace trasformare, cambiare, recuperare, ridare nuova vita alle cose. La carrozzeria della Vespa ha qualche botta dovuta ad un piccolo incidente e probabilmente anche il telaio sarà da raddrizzare, ma io ci vedo delle grosse potenzialità. Quindi la carico in auto e questo progetto, questa ET3 125, è già mia. Speriamo solo che ci siano tutti i pezzi, sì, perché Nicola è un bravo ragazzo, ma ha smontato pressoché tutto e sono passati veramente tanti anni. E questo è il motore. Ma in un progetto come questo posso non coinvolgere mio fratello Dennis, che infatti si è già messo subito all'opera, a partire proprio dal motore. Prima cosa, pulizia. Prima fuori e soprattutto dentro. Via la testa, il cilindro. Ovviamente andranno sostituite tutte le guarnizioni. E questo è il pistone. Tutto deve essere pulito per bene come sa fare lui. Sono arrivate anche le guarnizioni nuove e si può richiudere tutto prima di portarlo dal nostro meccanico di fiducia per una profonda revisione. E voilà, come nuovo. Ma per mettere le mani nel motore della mia Vespa ET3 125 io mi fido di Luca a Badia Polesine. Ciao Luca! Ciao Ivan! Tutto bene? Tu benissimo? Oh, finalmente hai preso in mano il mio motore. Sì, vieni qua che ne parliamo un attimo, che vediamo cosa c'è da fare. Ascoltami, intanto come ha fatto un bel lavoro mio fratello Dennis. È pulitissimo, ci si può mangiare sopra, bellissimo, bravi. Guarda Ivan, i soliti motori che andiamo a revisionare sono in queste condizioni. È un'altra Vespa, d'accordo, ma la parte da pulire... Quindi guardiamo la differenza, questo è un motore come di solito viene portato qui e questo è il lavoro che fa mio fratello. Bella differenza, ma cerchiamo di capire che lavori ci saranno da fare al motore. Gli avvolgimenti dello statore sono da revisionare, sostituiamo i cavetti e proviamo a recuperare lo statore originale, che è sempre cosa gradita. In realtà è consigliabile aprire il motore e andare a revisionare la parte interna con la sostituzione dei cuscinetti, guarnizioni e il paraolio, che è importantissimo, che sicuramente sono secchi. Poi ok, facciamo le ganasce, queste robine qua, il cambio olio, quello è una cosa tassativa. Per il resto credo che non è un lavoro per niente difficile, c'è una pulizia che è invitante, quindi facciamo sicuramente anche presto, perché le ore che ci vogliono per revisionarlo in realtà metà del tempo li pigliamo per pulire. Questo è già perfetto, quindi andiamo, apriamo e sostituiamo. Ecco, è una cosa che mi dicevi, in questi casi è sempre meglio, una volta che si apre, andare a intervenire su tutto quello che c'è da fare, no? Una volta che si apre il motore, di base si cambiano i paroli, cuscinetti, guarnizioni. Poi ovvio che andiamo a dare un'occhiata a quello del cambio, nella crociera e alla frizione. Sì, i costi interni non sono esagerati, quindi una volta che si apre io consiglio di
fare una revisione completa, così una volta montato vai e circola come un veicolo nuovo. Bene, quindi Luca, a presto allora. Alla prossima, ci vediamo settimana prossima, dovrebbe essere tutto pronto. Grazie. Ciao! Chi vespa mangia le mele.